Carissimi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Gennaro del canale YouTube Smart Video Photography. Ebbene sì, è successo. Prima o poi doveva succedere, prima o poi dovevamo arrivare a questo argomento. Si sente parlare tutti i giorni, ovviamente ci stanno facendo una testa, una capa tanta, come si dice a Napoli, dell'intelligenza artificiale, quindi ne parleremo anche in questo video. Ovviamente a modo mio, usando lo strumento per creare e per aiutarci, ok, nella creazione di immagini in questo caso. Prima di tutto vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò, e andiamo a vedere, andiamo soprattutto a sentire un attimo cosa ho prodotto. Bene, in questo video vi farò vedere come utilizzare Photoroom, quella parte, ok, di intelligenza artificiale dove lui genera uno sfondo in base a quello che noi gli chiediamo. Ok, come ormai abbiamo visto, tutti questi assistenti, ok, di intelligenza artificiale, noi facciamo una domanda e loro rispondono. E anche qui è la stessa cosa. Noi ovviamente, partendo da una foto, un prodotto nostro, quello che è, ovviamente la scontorna prima come è nello stile di Photoroom, e dopo potremo aggiungere un background chiedendo a Photoroom di generare un'immagine a nostro piacimento, cioè scrivendoci proprio generami uno sfondo dove io sia dentro una conchiglia. Magari non è così complicato, però proviamoci, cioè provateci, l'ho fatto molto più semplice. La cosa che ci tengo a dire, ecco, la schermata dice che queste funzioni sono prettamente in inglese. Io ho provato in italiano e devo dire che funziona. L'ho provato fuori onda, quindi provateci e fatemi sapere se funziona. Ovviamente è una funzione che è esclusivamente della parte pro, quindi non dite che non ve l'avevo detto, ok? Attaccate le orecchie, ok? Solo per la parte pro, ragazzi, purtroppo ci sta. Quindi andiamo a vedere cosa ho generato con Photoroom. Allora, generare un'immagine per i social, per YouTube, una copertina, un post, qualsiasi cosa, utilizzando Photoroom, la parte a pagamento, la generazione di sfondi automatici partendo da un'immagine, o no, anche se si vuole, e ovviamente utilizzando la parte dell'intelligenza artificiale. Ovviamente l'hanno parlato tutti i canali, su questo canale lo sapete che andiamo al sodo, non passiamo per tanti fronzoli e andiamo subito a vedere come si fa. Caricate un'immagine. Innanzitutto bisogna sempre iniziare a caricare un'immagine. Ho detto si potrebbe anche non caricare, vedremo poi in un altro video come fare, se si può fare. A questo punto vado a caricare una foto che io ho prodotto. Partiamo sempre dallo scontornamento del soggetto. Vedete che qua ho già creato in passato qualcosa, ma adesso ci complicheremo un po' la vita perché abbiamo due possibilità di generare un background automatico. Innanzitutto non ci limitiamo solo a questo, ovviamente, ma anche alla formattazione del post stesso. Andiamo a caricare un'immagine che abbiamo prodotto precedentemente con il nostro smartphone e andiamo a cliccare qui. Vedete qua è proprio la generazione di sfondi automatici, ok? Ovviamente la parte è a pagamento, ragazzi, non me la prendete con Gennaro, Quindi abbiamo qua già uno piccolo storico di quello che abbiamo usato in passato, abbiamo chiesto a Photoroom, e qui ha dei consigli per noi. Innanzitutto iniziamo da questo, oppure possiamo andare a scegliere ovviamente un altro sfondo, ok? Tra questi possiamo per dire scegliere un paesaggio così, ok? E lui ovviamente genererà un paesaggio dietro come abbiamo scelto. Qua abbiamo la possibilità di generare altri 4 sfondi se non ci piacciono quelli che ha messo in precedenza e andare avanti ovviamente a generarne altri. Qui sotto abbiamo la possibilità di andare a ridimensionare il post se non ci piacesse. Ovviamente questo è fatto uno a uno. Se io volessi generare una copertina o una storia, qualsiasi cosa, vado in questa sezione e mi vado a scegliere ovviamente il formato. Facciamo che vogliamo generare un formato, una storia, ok? Quindi andremo a prendere il formato 9 sedicesimi o 3/4, quello che vogliamo. Cioè ragazzi, adesso non ci focalizziamo su questo, perché tanto Gennaro lo sapete che poi
sbaglia sempre tutto, no scherzo, sbaglia sempre tutto, però poi si corregge in corner. Andiamo su fine e vedete abbiamo generato, cioè lui adesso genera ovviamente diciamo questa immagine tenendo conto dell'altra dimensione. Andiamo giù e in questa sezione qua, a parte qui troviamo tutti i materiali, tutte le scene che vogliamo, ovviamente che sono automatiche. Se io vado a cliccare per dire, non so, tramonto, verranno generati ovviamente altre scene con il tramonto. Ma se vado qua sotto, posso dare io i comandi a Photoroom, ok, utilizzerà la sua parte di intelligenza artificiale per creare l'immagine, lo sfondo che voglio io. Abbiamo due sezioni, come ho detto. Qui basta scrivere una frase e lui genererà, diciamo, l'immagine di fondo. A parte qua abbiamo, a parte qua abbiamo la spiegazione di cos'è il prompt, ma lo sappiamo benissimo ormai cos'è, lo utilizziamo anche se non sappiamo cos'è. Ecco, okay, quindi fate le domande, quello, il punto interrogativo, è il cursore di una volta che si usava sui vecchi computer. Ma se andiamo qua, e nella sezione automatico, abbiamo altre opzioni. Innanzitutto qua abbiamo già dei suggerimenti che possiamo inserire, ok? Vedete già cosa possiamo mettere. Purtroppo la sezione è solo in inglese, quindi non si può utilizzarla in italiano, bisogna tradurre le cose che noi vogliamo scrivere. Adesso andiamo a provare, ok? Qua Surface, quindi vorrà dire che devo inserire un tipo di superficie, ok? Qui superficie io ci inserirò, in superficie c'è Surface, quindi andrò a inserire una superficie. Allora ho inserito un tavolo di marmo e qua dentro gli vado a dire in che situazione lo voglio collocare, ok? Lo voglio andare a collocare, ok, in un giardino con alberi e fiori. Andiamo. Ecco qui. Vedete? Ok, la potenza di Photoroom è questa, ragazzi, è questa. Non siete grafici, ma poi alla fine, diciamo la verità, tutte storie, tutte fandonie, come diceva il buon Scrooge, tutte fandonie, ok? Se l'aiuto è positivo, ok? I grafici faranno sempre il loro lavoro, ok? Nessuno glielo toglierà. Vedete che ho messo in giardino il mio telefono. Quindi, se sono soddisfatto, cosa faccio? Vado a cliccare su ovviamente quello che voglio e andrò ad elaborare, diciamo in modo tradizionale, il mio post. Negatività è questa: se io vado sul mio telefono e lo sposto, ovviamente il fondo è questo, quindi non viene rigenerato, ok? Infatti generiamo anche un errore. Quindi per adesso, ok, il sistema funziona così, anche perché non posso posizionare l'oggetto dove voglio, quindi questa cosa è un po' la mancanza. Ma proviamo l'altro sistema, ok? Torniamo indietro, andiamo sempre. Prendiamone un'altra, prendiamo Gennaro, che vi faccio vedere appunto che non si può andare a posizionare. Ecco, prendiamo Gennaro che sta dormendo su questo cuscino. Faccio questa foto, ragazzi, siete i primi a vederla, ok, in mutande praticamente. Ragazzi, non ho più limiti. Possiamo anche fare una cosa, possiamo andare qua, ritaglia, e possiamo andare a ritagliare anche la persona, ok? Quindi possiamo ritagliare, ok, la persona, cioè la persona è il soggetto, andare qua e abbiamo, ok, fatto questo lavoro qua. Ecco, se io prendo, non mi posso riposizionare, ecco mi sono cancellato, non mi posso riposizionare perché sono un emerito imbecillotto. Allora torniamo indietro. Non mi posso andare a riposizionare, infatti se io vado a cliccare sull'immagine stessa non succede nulla. Vado a generare uno sfondo, ok? Vado a generare uno sfondo, vado a praticamente a cliccare sull'immagine, ok? E non mi posso, anche se faccio ridimensionare il mio, non posso posizionarmi, cioè mi posso posizionare a destra e a sinistra, ma vedete non posso andare in giù e in su. Questa è una grave mancanza e non è una cosa bella, ok? Speriamo che presto mettano il posizionamento ovviamente di questo errore. Ok, abbiamo messo Gennaro così e
andiamo a generare sempre, cliccando qua sotto, c'è il treno che passa, ma io confido nella soppressione di rumore di LumaFusion, andiamo qua a inserire lo sfondo che vorremmo. Allora, sapete, se non ci divertiamo un po' è finita. Io ho fatto un muro di marmo e di mattoni, ok? Vediamo un po' cosa combina. Eccoli, vedete? Mi sono messo sopra. Ragazzi, è fantastico. Poi io ero in un altro posto, ok? Quindi possiamo generare anche qui la nostra immagine. Guardate un po' che forte. È pazzesco, perché io non ero qui. Quindi guardate un po', mi ha messo anche una specie di finestra. Ragazzi, è veramente straordinario. Quindi possiamo creare copertine per YouTube, post personalizzati, a parte che poi, come vi ho detto, possiamo ridimensionare. Quindi ridimensionando la cosa ovviamente diventa più bella, perché ho tanti formati da utilizzare. Posso andare a inserire come in Photoroom un testo, ok? Qualsiasi, quindi posso inserire un altro elemento, un'altra foto, un altro logo, quello che voglio. Bellissima questa funzione di Photoroom, ve lo consiglio di provarla almeno per un anno. Allora, abbiamo visto che Photoroom utilizza questa parte di intelligenza artificiale per generare sfondi. Ragazzi, è una cosa carina, secondo me è utile, io la sto utilizzando, la utilizzerò perché mi dà una mano. Ragazzi, non mi vergogno a dirlo, mi dà una mano e mi facilita il lavoro e mi velocizza quello che devo fare. Quindi non ce la stiamo tanto a raccontare, questi strumenti devono servire ad aiutare noi creator o qualsiasi persona che ha bisogno di questo aiuto. Quindi ne vedremo altri video ovviamente sul canale, sempre inerenti a quello che a noi può servire per aiutarci nel nostro lavoro. Detto questo, vi invito a condividere questo video con i vostri amici per far crescere il canale, visto che sono arrivati, avete visto, tante cose belle, quindi ne arriveranno ancora. E infine vi chiedo di iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Qui da Sori è tutto, ci siamo trasferiti nello studio ovviamente quello estivo, vi rimando al prossimo video, un abbraccione da Gennaro. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!